Salve, siamo quelli di Gates, siamo sempre quelli di Gates che piano piano proviamo a introdurre una cultura non nuova, ma da rinnovare, da implementare, da diffondere. È la cultura del rilassamento profondo, ipnosi con un termine vecchio o stato di coscienza alterata, sono tutti sinonimi di una possibilità di una cassetta degli attrezzi che ognuno di noi ha, di cui ognuno di noi dispone, che però non siamo più abituati ad utilizzare. Nel video precedente abbiamo parlato di come uno degli effetti più scenografici e più semplici dell'ipnosi, rilassamento profondo, e cioè la catalessia, sia poi molto utile concretamente per indurre una rigidità, un rafforzamento nella irrorazione dei corpi cavernosi, e cioè tradotto come imparare a mettere in catalessi un braccio, cioè renderlo rigido, duro come l'acciaio, possa essere per una sorta di traslazione mentale e inconscia utilizzato per rendere molto più tonico l'organo sessuale maschile. La trance, intesa come polarizzazione, come forma di concentrazione estrema indotta da uno stato di coscienza alterata e dunque da quella che chiamiamo ipnosi, superficiale, media o profonda, è utilizzabile in tantissime possibilità. Noi viviamo in una città in cui era famosa una, anzi è passata alla storia, una sensitiva chiamata Pasqualina. Questa sensitiva, che era una delle predilette di Fellini, ad esempio, addirittura si narra che Fellini, venuto a trovare questa sensitiva, questa signora con facoltà, diciamo, paranormali, rimase talmente sconvolto dall'incontro che qualcuno mise ehm, fece notare come questo turbamento di Fellini fu antecedente pochissimi giorni alla sua morte, al punto che si narra che questa signora abbia anticipato a Fellini un problema di salute che l'avrebbe portato di lì a pochissimo alla morte. Ma cosa c'entra con noi e con i nostri piccoli video? C'entra perché il focus dell'azione di questa signora, che comunque è passata alla storia, era la trance. Cioè questa signora aveva una dote per cui accedeva allo stato di trance autonomamente. Quindi il visitatore che accettava di farsi, possiamo dire, visitare da questa signora, non faceva altro che mettersi a disposizione di una persona che accedeva allo stato di trance. Tutto questo per dire cosa? Per dire che lo stato di trance è la cassetta degli attrezzi che permette facoltà ulteriori. Nel caso della sensitiva Pasqualina, le facoltà erano notevoli, notevolissime. Era una persona dotata e superiore, ma mediamente tutti noi possiamo utilizzare una parte di queste possibilità. Una persona in trance ha una sensibilità molto maggiore, riesce a sentire cose che normalmente in stato di veglia non sentirebbe. I sensi diventano molto più esposti, diffusi e potenti, penetranti.
addirittura questa sensitiva riusciva a produrre un effetto di bilocazione. Ora, mentre la trance è già un fenomeno abbastanza comprensibile, e per chi ha avuto la fortuna di partecipare a vere sedute di ipnosi, rilassamento profondo o semplicemente rilassamento, polarizzazione, sa che è un'esperienza bellissima ma neppure troppo difficile. La bilocazione invece è quello stato per il quale teoricamente una persona riesce a spostarsi e arrivare mentalmente in un luogo preciso. Ora, molto difficile da dimostrare una cosa del genere, ma solo per concludere questa parentesi è necessario dire che in effetti in America esistono studi scientifici sull'ipnosi, sugli effetti dell'ipnosi, sulle grandi possibilità dell'ipnosi, che iniziano a parlare di telepatia, soprattutto nelle forme di trance, molto potente. Quindi è stato rilevato che molte persone che si sono sottoposte ad esperimenti di trance profonda hanno rilevato supposti fenomeni di telepatia. Detto questo, aggiungendo un pezzetto ulteriore, continuiamo a parlare degli effetti pratici, di come potremmo o si potrebbe utilizzare la trance intesa come proiezione dei propri sensi e delle proprie possibilità in misura concreta. Lo introduciamo e lo approfondiremo al prossimo video. Le dipendenze. Le dipendenze sono tutto ciò che per o un modo di vita compresso e non regolato o per motivi altri impongono, obbligano uno stile di vita complicato, uno stile di vita pericoloso, uno stile di vita comunque nocivo alla salute. Nelle dipendenze piccole e grandi, quello che bisogna specificare o semmai separare è la dipendenza che implica un piacere e la dipendenza che invece implica una forma di sofferenza. Le dipendenze vanno, per essere concreti, dal fumo alla droga, e l'ipnosi notoriamente è una delle forme più efficaci per tendere a diminuire la dipendenza fino allo spegnerla del tutto. Ne parleremo meglio al prossimo video. Adesso vi saluto e al prossimo incontro.